Quando noi parliamo di insulinoresistenza e di dieta chetogenica e cerchiamo di capire quali siano i meccanismi che sono alla base dell'aumento ponderale di una persona portandola al sovrappeso fino all'obesità, noi spesso consideriamo come fattore predominante l'insulina, come ormone predominante l'insulina, e parliamo tantissimo della insulinoresistenza, quella condizione che si determina all'interno dell'organismo, in particolare in quei tessuti insulinosensibili che diventano insulinoresistenti. In particolar modo praticamente abbiamo sempre visto, diciamo, i muscoli come i primi tessuti insulinosensibili a divenire insulinoresistenti in rapporto ad una diminuita praticamente attività fisica. Ora cercheremo di capire invece quale altra importanza abbiano gli ormoni controinsulari, in particolar modo i glucocorticoidi prodotti praticamente dal cortico surrene, ma non solo quelli, anche quelli praticamente di prodotti, diciamo, che sono i minerali, sempre dal cortico surrene, i minerali corticoidi, in particolar modo l'aldosterone, e poi praticamente anche gli androgeni praticamente sessuali che vengono prodotti praticamente sempre dal cortico surrene. E ripercorreremo quella che è il comportamento che ha il surrene nel corso della vita di un individuo, partendo proprio dall'analisi dell'endocrinologia fetale. E noi sappiamo che già questa unità fetoplacentare, grazie a numerose ricerche sul comportamento del trofoblasta e del feto nelle varie fasi di sviluppo, hanno dimostrato che l'embrione sostiene una parte notevolmente attiva dal punto di vista ormonale nel corso praticamente della gravidanza. Infatti già 10 giorni dopo la fecondazione il trofoblasta, che diventerà poi la placenta, comincia a produrre la gonadotropina corionica, l'HCG, che è un'impresa veramente notevole se si pensa alla grossa complessità della molecola viene prodotta, questa gonadotropina, che andrà a sostituire l'attività gonadotropinica ipofisaria dall'alto peso molecolare, dall'esiguo volume che invece ha il trofoblasta, che ha l'embrione praticamente nei primi giorni praticamente di vita. E a causa della grande quantità di accrescimento praticamente l'HCG determina la vivenza del corpo luteo, che è necessario per mantenere praticamente in essere la gravidanza, proprio perché va a produrre il corpo luteo stimolato dall'HCG e non più dall'ipofisi praticamente materna, ma dall'HCG placentare trofoblastica, va a produrre il progesterone, diventando praticamente il corpo luteo il vero corpus luteum graviditatis. L'attività è legata quindi principalmente al corpo luteo, che risponde all'attività dell'HCG, mentre l'abbozzo delle gonadi all'interno dell'embrione, soprattutto nei feti maschili, incomincia a produrre un'attività soltanto degli steroidi androgeni, soltanto, ma in buona parte dal secondo mese della gravidanza, e serve ad andare a caratterizzare l'accrescimento delle strutture praticamente degli organi sessuali maschili, facendo crescere i genitali esterni, e poi poter fare una diagnosi attraverso ecografia, quando è possibile inquadrarlo, del sesso maschile rispetto a quello femminile, proprio per la presenza e l'accrescimento del pene. Questi steroidi androgeni vengono prodotti nei testicoli praticamente del feto maschile dalle prime abbozzi delle cellule di Leydig che sono presenti nel testicolo embrionale, e queste cellule vengono praticamente non stimolate dalle gonadotropine ipofisarie, ma vengono stimolate praticamente dall'HCG, dal trofoblasto. Quindi diciamo, la manifestazione sessuale maschile è determinata sempre dall'HCG, che non solo mantiene la gravidanza, ma incomincia a caratterizzare la crescita del feto, avendo un'azione simile alle H luteizzante. Però quello che ci interessa caratterizzare è che questa attività, che inizia al secondo mese, già al terzo mese di gravidanza
che cosa avviene? Avviene un'ipertrofia del cortico surrene fetale, specialmente nella zona reticolare, che possiamo dire nei mammiferi rispetto agli insetti, ai pesci e agli anfibi. Praticamente nei mammiferi si può considerare una sorta di neocorteccia surrenalica, come se fosse un'evoluzione della corteccia cerebrale, cioè va vista la corteccia surrenale un po' come la corteccia cerebrale, e la zona reticolata che produce gli androgeni fetali. Praticamente questa corteccia surrenale più delle gonadi al terzo mese prende a produrre praticamente delle sostanze che noi chiamiamo i cosiddetti precursori, che servono alla placenta per la biosintesi del progesterone in particolar modo, e questo precursore più importante che viene prodotto praticamente dal cortico surrene al terzo mese è il deidroepiandrosterone solfato. Il deidroandrosterone, che è il precursore poi sia di androgeni che di estrogeni. I suoi livelli di età invece diminuiscono intorno ai 30 anni e soprattutto può diminuire il rapporto a malattie come la depressione. Al terzo mese questo cortico surrene fetale produce androgeni, quindi noi dobbiamo cominciare a pensare che il precursore degli ormoni sessuali nel feto inizialmente non sono le gonadi, anche se nel maschietto cominciano al secondo mese, ma è il cortico surrene. Capiamo anche l'importanza di come il cortico surrene può influire sull'attività sessuale e sulle mestruazioni e sul comportamento di una persona. Quindi quando noi correliamo l'attività ormonale di una donna come di un uomo all'alimentazione attraverso l'intervento del cortico surrene, se andiamo a prendere in considerazione il feto al terzo mese di gravidanza, l'ipertrofia cortico-surrenalica, in particolar modo nella zona reticolare, che è quella che produce gli androgeni sessuali, in particolar modo il deidroepiandrosterone solfato, che è il precursore poi di tutti e serve e diventa il precursore al terzo mese per la placenta, in quanto il corpo luteo alla fine del terzo mese smette, alla fine della fase embrionale smette di essere attivo, e tutta l'attività praticamente estrogenica, progestinica in particolar modo, è data dalla placenta, alla quale dovrà questa attività del progesterone, lo sappiamo dal punto di vista farmacodinamico, mantenere l'utero della donna rilassato. Capiamo quindi che il cortico surrene è quello che diventa importante, ed è talmente importante perché nei pazienti con le gravidanze a rischio, quando c'è abbassamento poi dell'estriolo nelle urine, che vuol dire che il cortico surrene non produce più praticamente una quantità e quindi c'è un cortico surrene insufficiente, è presente negli anencefali praticamente quando c'è una grave sofferenza fetale. Ebbene, noi sappiamo che questa grande quantità praticamente di deidroandrosterone vanno in concentrazione attraverso la vena ombelicale, poi dalla placenta trasformati sotto forma di estradiolo e progesterone, e poi li metabolizzerà il fegato, il quale li libererà sotto forma di estriolo, dando praticamente un indicatore chiaro su quello che è il comportamento del percorso della gravidanza. Questo cortico surrene sostiene quindi tutto, formando i precursori tutta la gravidanza, solo che negli ultimi mesi gli androgeni sintetizzati nei testicoli fetali modificano il centro sessuale ipothalamico, cioè al momento degli ultimi mesi di gravidanza viene modificata l'attività, grazie agli androgeni, del ciclo ipotalamico sessuale, modificando quello che è il comportamento, e poi questo avverrà al massimo nella pubertà. E quindi che cosa accade? Accade che gli steroidi placentari vengono escreti praticamente quando c'è la nascita, c'è una forte praticamente cambiamento del comportamento dei surreni che hanno sostenuto dal terzo mese in poi tutta la gravidanza, e mentre durante la gravidanza produceva il deidroepiandrosterone solfato, quale precursore della sintesi steroidea della placenta, e il corticosterone, soltanto al momento della nascita questa zona reticolare che produceva il deidroepiandrosterone e la zona
e la zona fascicolata che produceva il corticosterone incomincia a produrre praticamente il cortisolo, quindi il vero e propria funzione di ormone cortico-surrenalico comincia soltanto al momento della nascita, perché al momento della nascita c'è la caduta repentina dell'attività cortico-surrenalica e praticamente si ha proprio a seguito di questo talvolta nel feto, nel neonato, un aumento delle ghiandole mammarie eppure praticamente un'involuzione dell'utero fetale che si riduce, talvolta con la comparsa pure di sintomi diciamo emorragici, come accade in una donna adulta. E allo stesso tempo con la nascita e con la diminuzione dell'attività surrenalica praticamente inizia l'attività praticamente ipotalamica con la produzione del release factor in maniera ciclica, così da regolare l'attività ormonale, funzione vegetativa delle gonadi. Le ghiandole surrenali del bambino, la cui funzione è di decisiva importanza per lo sviluppo generale negli anni successivi della vita, nel periodo postnatale invece si riducono progressivamente praticamente di peso, e questo è dovuto al fatto che dopo la nascita viene a mancare la produzione dei cosiddetti precursori per la biosintesi placentari. I surreni iniziano ad avere un'attività importante solo alla fine dell'infanzia, infatti fino agli 8-9 anni di vita non si riscontrano quasi mai nelle urine valori determinabili di estrogeni, 17 chetosteroidi e di gonadotropine. Gli organi genitali dell'utero non aumentano durante il periodo praticamente dell'infanzia, anzi addirittura possono avere una involuzione rispetto alle neonati. C'è una quiescenza ormonale delle ghiandole sessuali. Nel momento in cui arriva però la pubertà, che è l'epoca in cui ha inizio la fine dell'infanzia e l'inizio dell'instaurarsi della maturità somatica, e questa di solito avviene fra i 10 e i 16 anni di vita, la pubertà femminile è caratterizzata da varie fasi di sviluppo. Prima di tutto comincia il telarca, che è la formazione degli abbozzi delle mammelle intorno ai 10-11 anni. Poi viene seguito dal pubarca, che è l'inizio della comparsa dei peli sul pube tra gli 11 e i 12 anni. Poi arriva la fase dell'adrenarca, che è l'aumento della funzione cortico-surrenalica con produzione maggiore di androgeni, il deidroepiandrosterone solfato. Intorno ai 10-11 anni è un'età praticamente in cui già accompagna il telarca e il pubarca l'adrenarca. Poi, con la maturazione sessuale, arriva il menarca con la comparsa della prima mestruazione, che può avvenire tra gli 11 e i 13 anni. Quindi c'è un'adrenarca che precede un menarca. E la crescita della ragazza, della futura donna, prima e durante la pubertà è variabile. Poco dopo il 10° anno si ha una spinta notevole alla crescita, e questo è legato anche alla forte attività cortico-surrenalica, che cala di intensità con la comparsa del menarca. Tanto più precoce è la comparsa infatti del menarca, tanto più rapidamente si verifica l'arresto della crescita, che in genere avviene completamente bloccata intorno ai 16 anni, proprio per saldature delle cartilagini epifisari. Capiamo quindi quanto è importante invece l'attività cortico-surrenalica. Abbiamo avuto delle sindromi in cui dei bambini che hanno avuto un'iperattività surrenalica nell'infanzia, cioè intorno ai 4, 5, 6 anni, addirittura un bambino che sollevava 100 kg, con grossa muscolatura e con i sintomi praticamente della mascolinizzazione. La pubertà quindi dobbiamo dire che comincia con il risveglio della funzione ovarica, cioè l'entrata in funzione delle ovaie determina praticamente una riduzione dell'attività cortico-surrenalica, così come la riduzione dell'attività del corpo luteo fa entrare in funzione il cortico-surrene. Il cortico-surrene accompagna quei momenti cruciali della vita, così come avverrà nel climaterio, nella menopausa, dove praticamente il cortico-surrene insieme alla tiroide non subisce una riduzione volumetrica significativa, mentre le ovaie subiscono una riduzione fino al 50% del loro peso, accompagnato dalla riduzione anche delle mammelle e degli organi genitali femminili.
Un elemento importante nella fanciulla in fase puberale è il comportamento proprio della corteccia surrenale, il cui peso va aumentando notevolmente ed oltre ad una maggiore produzione dei glicocorticoidi che ormai dopo la nascita vengono a essere prodotti di mineralcorticoidi, si ha una forte secrezione degli androgeni e l'aumento della funzione corticale si verifica durante la pubertà proprio in quella fase che noi abbiamo detto praticamente essere l'adrenarca, che precede il menarca, e la secrezione di estrogeni e lento aumento degli ormoni surrenalici e più particolarmente degli androgeni sono i fattori che determinano l'aspetto della fanciulla nel corso della pubertà e che inducono lo sviluppo degli organi genitali e delle mammelle. Ovviamente quanto una donna tenderà a modificare perifericamente attraverso aromatasi questi ormoni praticamente androgeni, praticamente inestrogeni, più avrà un aspetto femminilizzante, più rimarrà l'aspetto dell'attività androgenica, e così è quello che accade anche nella vecchiaia, nelle fasi finali della senescenza, in cui la iperattività androgenica che resta attiva a livello dell'ovaio può determinare una mascolizzazione, la comparsa di peli, proprio i segnali dell'invecchiamento e della mascolizzazione, con scomparsa di mammelle e quant'altro, in una donna molto anziana. E quindi la pubertà è molto importante, l'attività cortico-surrenalica. Lo stesso, la durata media della vita sessuale di una donna è di 30 anni e la determinazione dei corticosteroidi dimostra che la corteccia surrenale interviene in quelle fasi importanti della vita sessuale della donna e il ciclo non ha un'influenza significativa sul lieve aumento della produzione di aldosterone, salvo che nell'aumento della produzione di aldosterone nella fase premestruale. Però questo aumento di attività aldosterone tipico della fase premestruale può diventare iperattivo quando ci sia una condizione di ipercorticosurrenalismo attivato da una condizione di antagonismo all'insulino resistenza indotta da un'alimentazione troppo ricca praticamente di carboidrati e dal susseguirsi di picchi glicemici postprandiali. Ancora va ricordato che la forte attività praticamente androgenica si ha praticamente quando si ha una gravidanza gemellare e invece si ha una riduzione per pericolo di sopravvivenza del feto o quando c'è una anencefalia. Il cortico surrene durante la gravidanza si ha anche non solo l'aumento del cortico surrene femminile durante la gravidanza, ma il notevole sforzo di adattamento fa sì che praticamente determini il cortico surrene a questo super lavoro che è la gravidanza per una donna, e questa partecipazione è documentata dal notevole aumento di volume della ghiandola della donna, che interessa soprattutto la zona fascicolata, cioè l'attività glucocorticoide. E quindi dobbiamo ricordare che c'è un aumento fino a 10 volte superiore ai valori normali di 17 chetosteroidi e idrossicorticoidi. Il progesterone, lo ricordiamo, serve a mettere a nudo il riposo, l'utero. La corteccia surrenale risponde all'atto del parto come a qualsiasi altro sforzo fisico, con un aumento transitorio della formazione di ormoni cortico-surrenalici. L'ipertrofia presente durante la gravidanza del cortico surrene scompare ben presto nel corso del puerperio e nella produzione dei corticosteroidi la produzione dei corticosteroidi si normalizza. I sintomi più frequenti della menopausa sono vampati di calore, crisi di sudorazione, turbe cardiocircolatorie, insonnia e un quadro depressivo. Si ha una notevole formazione di steroidi, in particolar modo degli androgeni. Ora, nella fase del climaterio si ha una diminuzione ponderale a carico delle ovaie fino al 50%, mentre la corteccia surrenale, la tiroide e il lobo anteriore dell'ipofisi non subiscono il medesimo grado di invecchiamento, anche se si ha una lieve riduzione del volume degli stessi. Oltre all'atrofia generalizzata, bisogna
segnalare però i frequenti fenomeni di viralizzazione legati alla senescenza, perché praticamente in quel periodo che cosa accade? Accade che gli androgeni vengono prodotti praticamente in quantità importanti.